Salve amici e bentornati sul canale. Da quanto tempo? Veramente tanto, forse quasi un mese. La mia assenza, diciamo, è dovuta al fatto che sono stato a fare delle potature da dei clienti e quindi non ho potuto fare video perché chiaramente se no il cliente sa cosa pensava, anche se molti clienti sanno che faccio questi video su YouTube. Appunto era a potare degli ulivi abbandonati in un podere, sono stato per più di una settimana, poi ci sono state le piogge che appunto come vedete hanno portato un ottimo risultato per le patate. Anche i fagioli zolfini stanno venendo fuori, ma molto piano, anche perché la terra qua è molto compatta, il seme è piccolo, quindi ci vuole del tempo. La prossima settimana dovrebbe ripiovere, quindi io mi sto mettendo appunto in avanti per rincalzare tutte le patate, perché in questo modo così le abbiamo rincalzate, prendono l'acqua, crescono ancora di più e noi siamo ancora più contenti perché appunto come vedete sono davvero molto belle. Adesso vi faccio vedere il pezzo che ho fatto, ne ho fatti due, anche perché questo assulcatore come sapete l'ho creato io, quindi era anche una prova. Adesso vi faccio vedere specialmente il modo in cui l'ho regolato, perché meno male col fabbro ci eravamo accordati di fare delle modifiche che ci hanno permesso anche di muovere l'assulcatore, perché altrimenti sarebbe stato un assulcatore fisso, avrei potuto solamente seminare e non rincalzare, e tutti voi sapete bene di quanto sia faticoso farlo con questa. Anche se devo dirvi che alla fine dei filari, perché appunto queste qui le ho messe nel vigneto, devo comunque sia fare qualche piccola correzione con la zappa, perché chiaramente poi vado a sterzare, specialmente in fondo dove ci sono gli zolfini, ho dovuto farlo a mano. Il risultato mi sembra buono, vi faccio vedere anche il modo in cui mi sono organizzato per settare il tutto e poi ragazzi vi faccio vedere la lavorazione, perché ci sono altri due filari di patate interi. Allora amici, oggi porto il cappello, una cosa che si vede raramente, non me lo metto mai anche perché dà fastidio ai capelli, ma per il semplice motivo che essendo stato a potare tutti quei giorni mi sono bruciato completamente, non so se si vede in viso, adesso vi faccio vedere la maglietta, come vedete c'è proprio una differenza di carnagione perché mi sono ustionato. Non è un problema, io non mi metto nemmeno le creme, ma ormai la mia pellaccia si è abituata. Però ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel commento, di mettere un like e perché no ragazzi venite su Facebook perché lì sono molto più presente. Mi piace davvero tanto parlare con gli utenti, conoscerli, addirittura ci sono stati degli utenti che mi hanno scritto per avere dei consigli perché vogliono mettere una vigna, bellissimo, cioè a me piace un sacco, sono molto disponibile anche nell'aiutarvi, chiaramente gratuitamente, perché il progetto come sapete bene voi è quello di creare una comunità rurale di tutte persone che si aiutano fra di loro e quindi per me è una grandissima soddisfazione. Vi faccio vedere prima il settaggio e poi la lavorazione che ho fatto e successivamente la andiamo a fare direttamente in campo aperto. Allora amici, ecco qua il nostro amatissimo Carraro Tigre 27, la zappa la possiamo anche togliere, tanto in questo momento non ci serve, vi faccio vedere un po' cosa sono andato a modificare. Allora vedete, questo è l'assulcatore che avevamo fatto con questo fabbro, io appunto avevo fatto queste modifiche, avevo aggiunto del ferro perché questo qui aveva l'attacco con la catena, quindi non era appunto fatto per i 3 punti e io oggi sono andato semplicemente a regolarlo con questa ghiera che si trova all'esterno. Dovete sapere che il fabbro la voleva rimuovere perché diceva che era troppo distante questo pezzo dal ferro principale e io gli ho sicuramente detto di no. Per quale motivo? Gli ho detto di no perché chiaramente se questo assolcatore non fosse stato regolabile non avrebbe avuto senso poi comprarlo né tanto modificarlo, perché dovete sapere che la lavorazione che sto facendo oggi è davvero molto faticosa. Come vedete questo è un campo che si parla qui di almeno 100 metri di distanza, quindi farlo a mano è una fatica, quindi io ho voluto assolutamente mantenere questo settaggio che c'era già precedentemente. Ho semplicemente svitato questa vite e appunto lo posso regolare da un lato o dall'altro. Chiaramente ragazzi, quando una volta l'avete messo da un lato, che è questo, una volta che vi girate va benissimo, quindi non dovete ristaccarlo, rigirarlo, no, assolutamente. Io ho semplicemente fatto questo piccolo modifica, diciamo se si può definire così, e poi ho cominciato la lavorazione, vi faccio vedere adesso. Allora amici, eccoci qua nel nostro vigneto, come vedete già fiorito, ci sono già i grappoli, dovremo fare la potatura verde e la voglio portare come filmato prossimamente, ma oggi ci concentriamo su questa lavorazione che ho appena fatto. Vedete? Non è niente male, anzi direi che è abbastanza buona, me lo dico da solo, ma poi fatemi sapere. Fra l'altro devo ringraziare un utente, Graziano, non mi ricordo il nickname, ma Graziano mi aveva detto che io
ce l'avrei fatta, nonostante le dimensioni del filare, nonostante l'assolcatore avevo modificato, mi aveva detto prova perché secondo me riesci a solcarle, e infatti ce l'abbiamo fatta, le abbiamo assolcate, come vedete il risultato è abbastanza buono. Bisogna sempre stare attenti a non portarle via, perché chiaramente l'assolcatore, avendo un piccolo aratro, c'è il rischio che le scalzi. Io qui cosa faccio? Semplicemente vado a mettere una ruota vicino alla pianta, non mi avvicino troppo, e chiaramente l'assolcatore lavora da quest'altra parte, e poi al viaggio di ritorno io sono avvantaggiato perché la ruota la vado a mettere nel solco che ha creato l'assolcatore, e quindi la distanza dall'altro lato è la stessa, quindi è molto semplice. C'è da stare semplicemente attenti, diciamo, quando si passa all'inizio, perché appunto le patate Poiro in questo periodo non hanno prodotto, c'è semplicemente la pianta madre con appunto il pezzo che abbiamo seminato, con delle piccole patatine che devono crescere ora grazie alle piogge, grazie al sole, grazie a tutti questi cicli che ci sono in natura. Vedete, la lavorazione mi sembra abbastanza buona. Anche dall'altro lato vedete ci sono le patate, abbiamo fatto questi due filari e ce ne sono altri due sopra. Volevo farvi vedere anche gli zolfini perché quel video è andato molto bene e avevo trovato persone molto interessate, e adesso ve li faccio vedere così magari mi dite anche la vostra, perché questo è un esperimento, io non le ho mai messe e chiaramente sono piante abbastanza delicate, i fagioli, poi questo terreno è molto compatto e quindi appunto ve le faccio vedere. Vedete, qui ci sono i nostri fagiolini che sono stati un po' mangiati, adesso dovrebbero avere delle precipitazioni nei prossimi giorni. Vedete, sono anche abbastanza bellini. Questa terra veramente è incredibile, ha piovuto qualche giorno fa e si è già tutta compattata, quindi adesso aspettiamo che appunto ripiova. Vedete, le piante sono anche abbastanza belline. Vi faccio vedere anche i baccelli che ho seminato a ottobre e che appunto ho già mangiato con una bella forma di pecorino fresco e il vino rosso da me prodotto. Eccoli qua i nostri baccelli. Io semplicemente lascio questi più grossi alla base della pianta perché così rifaccio i semi per l'anno prossimo. Vedete, sono anche ben rigogliosi e, come ho già sempre detto, io questi li ho seminati non solo per mangiarli, ma anche perché qui si va a fare il sovescio, quindi concime gratuito per i nostri olivi che vedete ho potato e sono quasi già in fiore, quindi sono molto contento che mi sembra che stiano anche abbastanza bene. Ragazzi, adesso non perdiamo altro tempo, vado a montare sul mio trattore e vi faccio vedere un po' come mi muovo nella lavorazione.
qua amici con i nostri 2 filari di patate nel vigneto rincalzati. Io sono molto contento anche perché mi salva la vita questa cosa, perché la mia schiena, ragazzi, nonostante l'età giovane, comincio a sentire dei dolori, anche perché io è da quando sono piccolo che uso la zappa, faccio sforzi, poi ho un problema alla schiena io dalla nascita, quindi devo stare un po' attento, però sono veramente contento, il risultato mi sembra ottimale. E niente ragazzi, io sono felice di questo perché poi appunto era da un po' che non facevo un video, quindi è anche un modo un po' per riaccendere, per riattivare il canale. Ho visto sono arrivati nuovi iscritti, nuove persone, sono molto contento, però vi aspetto su Facebook perché davvero lì creiamo interazioni anche un pochino più, diciamo, private, un po' più vicine, quindi mi piace ancora di più. Niente ragazzi, io sono felicissimo, porterò dei nuovi video, c'è una sorpresona ma non posso dirvi nulla, però vi avevo già un po' accennato alla fine dell'anno cosa sta succedendo nella mia vita e quindi ci sarà una bella notizia. Io sono felicissimo anche perché non so se vedete qua ci sono le barbatelle che io ho messo a dicembre e sono tutte in fiore, non ce n'è nemmeno una che non è fiorita, quindi io sono contentissimo. Adesso è un po' presto per fare la potatura verde, ma vi ho già accennato che lo porterò nel canale perché è una lavorazione del vigneto importantissima che non tutti fanno. Chi la chiama cimatura, insomma io la chiamo potatura verde, è importantissima, poi vi spiegherò il perché. E niente ragazzi, io sono felicissimo, il lavoro mi è piaciuto, sono felice anche del fatto che avendo modificato l'assolcatore poi ho ottenuto 2 lavorazioni che prima facevo a mano e adesso a macchina, quindi meno fatica, meno tempo, chiaramente più tempo libero per me. E niente, io vi saluto e vi prometto che ci vedremo presto, ma io vi aspetto anche su Facebook come vi ho già detto 1000 volte. Vi ricordo semplicemente di iscrivervi se volete, di attivare la campanellina perché molti di voi non ricevono più le notifiche, di lasciare un commento e un bel like. Ci vediamo presto con nuovi video e un bel nuovo progetto ragazzi, vi posso assicurare che sta per arrivare una bella novità.